Buon pomeriggio a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo braccialetto che ha sia una forma semplice, lo faremo in una prima fase senza cristallini e dopo aggiungeremo anche i cristallini, quindi si possono fare in realtà due braccialetti. Niente, partiamo subito con i materiali necessari. Se in questo ho usato un cordino, non saprei dirvi lo spessore perché non c'è scritto, in poliestere che ho preso da un negozio di cinesi. In questo voglio usare, questo che faremo oggi, un cordino sempre di poliestere, preso sempre da questo negozio, però che è molto più spesso di questo qua, vedete? C'è una bella differenza di spessore, quindi più spesso è il filo, più il braccialetto verrà largo. E qua questo è in realtà il prototipo prototipo, scusate. Allora, questo è il primo che ho fatto e qua ho usato un unico filo tutto in poliestere di 0,80 per tutta la lavorazione, sia la parte centrale che ai lati. Invece in questo più recente ho usato questo cordino che vi dicevo che avrà intorno a 1,5 di spessore, 1,5 cm, e ai bordini ho usato questo filo in poliestere sempre da 0,80 che prendo da Hobby Perline. Quindi oggi cambiamo ancora, abbiamo detto questo cordino molto più spesso, non so se ce n'è 2,5-3 di spessore. Questo filato che è la prima volta che lo uso da Tessiland Lumina 9, che sarebbe questo, però non ho letto che ha 0,60 di spessore, è la prima volta che lo uso, e dei cristallini che abbiamo infilato in precedenza 3x4 con l'aiuto di un ago. Ecco, infiliamo sul filo dei cristallini. Ci servirà una perlina o un bottone e le forbici e penso che si possa partire. Come sempre ultimamente vi propongo dei lavori dove c'entra la spighetta rumena semplice, perché io in realtà so poche cose con l'uncinetto. Non vi ho detto, per questo filato userò questo cordoncino, un uncinetto 2,5. Voi vi organizzate in base allo spessore del filo e alla vostra mano con l'uncinetto che serve, che potete lavorare meglio. Allora la rispiego la spighetta al volo e se non la capite adesso sappiate che nei ultimi lavori l'ho spiegata tante volte. Potete andare a vedere gli ultimi video. Quindi appoggio l'uncinetto sopra, vado sotto, faccio un giro intorno all'uncinetto col filo, prendo e faccio la prima catenella, faccio un'altra e ne ho fatte 2, ritorno in questa prima e prendo il filo, faccio una maglia bassa, chiudo. Questo all'inizio viene un po' così, poi giro lentamente il lavoro, sono così, giro lentamente con la mano sinistra e vado a prendere questa trasversale, questa maglia
che si vede di lato. Quindi sono uscita col filo sopra, l'ho girato il lavoro e adesso vado a prendere il filo e lo chiudo. Sto qua, giro e trovo i due laterali, due pezzi di filo, due maglie. Prendo, no, è un po' faticoso perché probabilmente l'uncinetto non è giusto, non è della misura giusta, perché non è che ce n'ho tanti uncinetti. Quindi ho preso il filo e chiudo con una maglia bassa. Sono qua sopra, devo girare, vedete, e prendere le due maglie. E chiudo. Prendo queste due basse, tiro e chiudo. Adesso di nuovo qua in basso vedo già le due maglie predisposte, giro piano, prendo le due maglie che si vedono, faccio un'altra maglia, tiro il filo, e chiudo con una maglia bassa e vado avanti così. Di nuovo girerò, vedete il lavoro con la sinistra, avrò sempre due direzioni, da un lato e dall'altro di lavorazione. Sono uscita da qua sopra, giro il lavoro, così questa parte si posiziona sopra per facilitarmi la presa. Le prendo, tiro il filo e chiudo e vado avanti per tutta la lunghezza del braccialetto, misuro e tengo conto dello spazio che verrà occupato dalla perlina o dal bottone. Vedete come qua, questa l'ho chiusa con una perlina, ecco. Invece questo, a questo braccialetto ho messo il bottone, se riesco, perché l'ho fatto molto stretto, ecco. Quindi se chiudete col bottone, vedete, rimane poco spazio, quindi dovete lavorare il braccialetto abbastanza preciso. Invece con la perlina lo spazio di chiusura è un po' più grande. A voi la scelta. E continuiamo con questo e ci vediamo fra un po'. Siamo arrivati alla lunghezza desiderata, vedete, misurate, e chiudiamo. Da questa parte già ho chiuso nascondendo il filo nella lavorazione. Chiudiamo anche da quest'altra parte. Ho tagliato il filo un po' troppo corto. Allora, come chiudiamo? Siamo qua sopra, giriamo, prendiamo le due maglie laterali, prendiamo il filo e lo facciamo attraversare in tutte quante, quindi sia nelle due laterali che in questa centrale, e tiriamo. Così vedete va un po' al centro. A questo punto in quest'altro io ho fatto direttamente con questo filato, ho messo la perlina e dall'altra parte ho fatto l'asola, vedete che parte direttamente da questo tipo di filato.
Quindi si fa l'asola, si chiude con un nodino e poi si va a nascondere il filo dentro. E quando si parte a lavorare col filo in poliestere, questo più sottile, si fanno un po' di puntini di cucitura con l'ago nel nodo per non muoversi, per rimanere nella stessa posizione. Dopo che in precedenza avete misurato se è giusta l'asola per la perlina o per la pietra, quello che usate, o per il bottone. In questo caso ho scelto di fare diversamente perché questa perla che ho, il filo è troppo spesso, non mi passa dentro, quindi dovrò nascondere il filo e farò tutto quanto, sia asola che cucirò questa perla con quest'altro filo più sottile, Lumina 9. Quindi adesso vi faccio vedere come qua è facile per nascondere. Infileremo, è indicato anche a fare un nodino se volete, così rimane più fermo, tanto poi qua questa parte verrà lavorata con l'altro filo intorno. No, forse no, perché rimane troppo in fuori, si vede il lavoro. È la prima volta che lo faccio insieme a voi con questo tipo di filato, perché ogni volta mi piace provare cose diverse. Quindi tiriamo il filo dentro il lavoro, tirando bene dentro da un lato, infilo l'uncinetto, un po' un lavorone questo. Ecco, cerco di prenderlo e tirarlo anche dall'altra parte, senza rovinarlo. Facciamo anche in orizzontale, vedete? Questo tipo per nascondere il filo di lavorazione l'ho fatto anche negli altri tutorial, quindi lì è più agevole questo lavoro. Ok, poi si va di nuovo sotto. Insomma, questo lo finite un po', andate un po' sopra sotto in orizzontale fino a quando arrivate a un certo punto qua e poi tagliate, vedendo che siete arrivati da entrambi i lati sul rovescio dove tagliate il filo, perché questa parte sarà quella che verrà sul braccio. C'è a chi potrebbe piacere anche così semplice, che è molto bello. Allora, questo poi me lo sistemo io. A questo punto partiremo con la lavorazione con questo filo con Lumina e cambiamo anche l'uncinetto. Prenderò 1,5, aspettate, questo che è 1,5. Una cosa che mi sono scordata di dirvi, siccome vedete si nota molto bene quando ci agganciamo ai laterali di questa lavorazione centrale, sia il devono essere i due filati di colori molto simili, quasi vicini, cioè quasi lo stesso colore se possibile, perché se no si vedono male gli attacchi di questo filato più sottile quando va ad agganciarsi a questo centrale, se è un colore diverso. Invece addirittura qua è proprio con lo stesso filato. Questo è più un braccialetto estivo perché ha questi buchi, ma visto che ancora fa caldo lo potete fare. Quindi andiamo avanti, prendiamo l'ago con quello con quale abbiamo inserito i cristallini, e se avete fatto qua l'asola con lo stesso filato, partite direttamente a fare i punti di cucitura per bloccare. Se no possiamo partire anche così direttamente. No, meglio che partiamo non con l'ago, con l'uncinetto.
lasciamo un po' di filo perché poi metteremo l'ago sulla parte rimanente, adesso non serve in questo caso. E partiamo, vedete il gancio, il primo gancio, ecco qua. Lasciamo quindi un pezzo di filo che ci servirà, uno un pochino più lungo, che ci servirà da un lato per fare l'asola e da un altro bloccare la per bloccare la perla o il bottone. Quindi ci infiliamo in questo gancetto, uno a caso, o partiamo da sopra o da sotto, è importante che facciamo quindi catenella. Scusate, ho sfasciato quello che avevo fatto prima perché non mi piaceva come veniva, era troppo carico con 2 maglie alte e troppo alto anche, quindi mi sono agganciata qua col filo, ho fatto 4 catenelle e sono andata nel prossimo gancetto laterale e ho fatto una mezza maglia alta, mi sembra che si chiami, altre 2 catenelle di separazione, sono andata con un'altra mezza maglia alta, ecco come sono arrivata qua. Quindi dopo che mi aggancio al gancetto faccio 2 catenelle di separazione, 1 2, prendo il filo sull'uncinetto, vado nel prossimo gancetto, prendo il filo da sotto e adesso tutta questa roba che ho sul uncinetto, che ce ne ho 3, vedete, prendo tutto in un'unica tirata, 2 e 3, tutte, se vi faccio vedere, tutte insieme. Allora di nuovo 1 2 di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, vado nel prossimo gancetto, da sopra vado sotto, prendo il filo da sotto, lo porto su e devo avere a sto punto sull'uncinetto, devo avere 3. Vediamo se ve li posso far vedere bene, perché questo filato è un po' difficilino da spiegare, la lavorazione, non si vedono bene i tre fili. Allora lo rifaccio, prendo sull'uncinetto, vado sotto, quindi uno ce l'ho già sull'uncinetto, uno l'ho preso adesso, vado sotto, prendo il filo da sotto, lo tiro sopra e adesso si vedono chiaramente i 3 sull'uncinetto, e prendo e passo con il filo in tutti i 3 fili che avevo sull'uncinetto e mi si è formata la mezza maglia alta. Altre 2 catenelle di separazione tra un gancetto e l'altro e vado nel prossimo, prendo sull'uncinetto, vado nel prossimo, tiro sopra e ce ne ho 3 sull'uncinetto e faccio un unico passaggio, una unica tirata in tutti e 3, nel modo che ho fatto una mezza maglia alta. Di nuovo 2 di separazione, vado al prossimo e faccio sempre così tutto il giro. Cercate di farli uniformi. Io ho un po' allargato qua per farvi vedere meglio. Fate tutto il giro fino qua e qua ho detto facciamo un passaggio di maglie bassissime per dargli forma, così fate un po' a caso, un po' all'angoletto, 2 maglie bassissime, poi andiamo in mezzo, poi andiamo all'altra parte e continuiamo il giro fino a qua. Allora siamo arrivati qua all'ultimo gancetto di questa parte, quindi facciamo un po' a caso qua 2 maglie basse, una, 2 3, quello che vedete che ci sta bene per fare l'angoletto,
2, poi andiamo ad infilarci, questo vedete è finito un po' così a caso, andiamo ad infilarci e lo attraversiamo semplicemente con una maglia bassissima, e sempre se ci riesco, quindi infiliamo in questo qua, ecco, ce l'ho fatta un po' a caso, andiamo avanti, poi si aggiusta man mano con le passate di lavorazione, prenderà la forma giusta. E adesso andiamo nel gancetto, ecco, facciamo sempre una, 2 maglie basse come dall'altra parte. Questa è un po', sta parte è un po' antipatica, ecco, perché il filo si è rovinato un po', vedete, 2, e adesso faremo la mezza maglia alta per iniziare il giro, quindi preso sull'uncinetto, vado dentro, tiro il filo e chiudo in un'unica tirata, se ce la faccio. Un po' difficile da lavorare questo filo, devo dire. Ecco, è un'unica tirata, chiudiamo, che sarebbe prima maglia mezza alta del primo gancetto, e adesso facciamo le 2 di separazione e andiamo di nuovo con un'altra maglia mezza alta al prossimo gancetto, entriamo da sopra a sotto, prendiamo il filo e abbiamo 3 sull'uncinetto, facciamo un'unica tirata, ecco, e continuiamo il giro anche da quest'altra parte, sta venendo molto carino. Ok, a dopo. Allora, abbiamo finito da entrambe le parti da fare questo giro di maglie, di mezze maglie alte. Adesso mi sono unita al lavoro, all'inizio del lavoro, e faremo per ogni intervallo che vedete, allora qua dove c'erano gli spazi delle catenelle di separazione, faremo 2 o 3, vedo un po' come si mettono, maglie basse. Vediamo come stanno meglio, se stanno meglio 2 o se stanno meglio 3. Quindi una, 2. Teniamo conto che qua siamo partiti un po' da dietro, dall'inizio del lavoro. Quindi 2, vediamo un attimo e andiamo direttamente nello spazio prossimo. Ecco, a fare anche qua 2 maglie basse. Se vediamo che sono poche e il lavoro rimane troppo accorciato, sfasciamo e facciamo 3. Una e 2. E andiamo direttamente nell'altro spazio. 1 e 2. Secondo me ci può andare bene con 2. Continuiamo con 2 maglie basse, perché comunque sia, quando il lavoro viene a prendere posizione sul braccio, anche se qua è più stretto, non importa, perché così dà ancora di più la forma arrotondata al bracciale. Quindi andiamo avanti a fare 2 maglie basse in ogni spazio libero del bordo, qua dove c'erano le
2 qua dove c'erano le catenelle del giro precedente, e facciamo il giro. Qua faremo delle maglie bassissime, sempre andando sopra questa lavorazione, e qua continuiamo con le 2 maglie basse per tutto il giro, quindi da un lato e dall'altro. E quando finiamo con le maglie basse può essere finita la prima parte del braccialetto, cioè ci sono persone che hanno detto che è più bello così semplice, solo con questa lavorazione, e faremo un altro giro con inserimento dei cristalli ed è finita. A dopo. Per chi intende a lasciarlo così semplice, una volta che ha fatto il primo giro di primo laterale di maglie basse, quando si arriva qua per fare il giro del bordo per andare dall'altra parte, qua si deve fare si devono fare un po' di catenelle perché si deve fare l'asola. Quindi si parte da questo lato, si fanno le catenelle, si può anche lavorare dentro le catenelle con le maglie basse e si riaggancia al bordo e si va dall'altra parte per continuare il lavoro da quest'altra parte con le maglie basse. Chi lo vuole lasciare così semplice, che è bellissimo. Mi dispiace solo che frattempo è arrivato il buio e sto usando la luce questa delle lampadine, non si vede tanto bene, ma è brillantissimo. Quindi ricordate questo passaggio: quando fate l'asola misurate sempre che sia della grandezza giusta per la perla o il bottone che metterete dall'altra parte. Ok, poi continuate, fate l'asola, misurate e continuate a fare il giro di maglie basse per completare anche questo lato, per essere simmetrico. A dopo. Allora, una volta arrivati alla fine anche di quest'altro laterale, scusate, non andiamo a fare il giro da questa parte perché dobbiamo girarci il lavoro per iniziare ad inserire i cristallini, quindi lo metteremo col rovescio verso di noi e ho fatto già una maglia bassa qua per iniziare. Adesso come facciamo? Entro nella maglia bassa sottostante, la prendo tutta, avvicino un cristallino e a questo punto devo capire se metterò un cristallino per ogni maglia di base oppure salterò qualcuno come ho fatto in quell'altro, quei colori autunnali. Allora qua avevo 3 maglie di base per ogni spazietto e facevo un cristallino, uno spazio libero, un cristallino, uno spazio libero e un altro cristallino, non si vede. Invece qua devo capire se posso mettere un cristallino per ogni maglia di base. Allora, ho infilato prima l'uncinetto nella maglia sottostante, avvicino il cristallino con il dito alla lavorazione e prendo e faccio una tirata unica, una maglia bassissima, ecco così. Non vi preoccupate se non si è capito che lo rifaccio. Quindi adesso che facciamo? Andiamo avanti nel prossimo spazio, ecco qua, uguale, vado a prendere un cristallino, vedete, lo avvicino col dito, tengo eventualmente lo fermo col dito sinistro della mano sinistra, prendo il filo con l'uncinetto e faccio un'unica tirata, una maglia bassissima sarebbe. Vediamo se si è messo bene, sì. Infiliamo nel prossimo, vedete, 2 ci avrò su uncinetto, la maglia intera la prendo, quella sottostante. Vado a prendere un altro cristallino,
lo avvicino, lo spingo col dito e faccio una tirata unica, una maglia bassissima e mi viene così. Sembra che stiano scusate bene, non troppo stretti, perché forse se faccio con lo spazio, se volete fare lo spazio perché vi sembrano troppo stretti, oppure se usate cristalli più grandi, quest'altro che faremo con lo spazio, infiliamo quindi e tiriamo tutto come se fosse il cristallino già messo e chiudiamo, prendiamo e chiudiamo e poi nel prossimo infileremo di nuovo e facciamo arrivare il cristallino se volete fare con lo spazio. Adesso io vado di nuovo qua, avvicino il cristallino, lo spingo col dito e faccio una maglia bassissima attraversando quella che ci stava che ho infilato l'uncinetto e quella prima che sta sull'uncinetto da prima. Vediamo come, ecco, i cristallini vanno a mettersi da quest'altra parte. Mi dispiace solo che oggi sono stata male, non ho potuto fare il tutorial con la luce bella che c'era e mi tocca farlo adesso che è buio. Vedete? Vengono così, quindi decidete voi se continuate con tutti i cristallini così uno vicino all'altro oppure farli con lo spazio. Io adesso provo anche con lo spazio, dopo vedrete alla fine quale variante ho scelto. Quindi quando noi finiamo il primo giro adesso di cristallini, quando arriviamo qua al bordo, quindi dobbiamo pensare anche noi a fare l'asola. Quindi chi usa il giro di cristallini per fare il braccialetto con i cristallini, quando arriva al bordo dovrà fare l'asola e quando finisce l'altra parte qua fisserà anche il bottone, ok? Oppure se vi viene meglio mettere il bottone prima e dopo l'asola o la perla, fate come volete, però ricordate che siete è più comodo fare in mezzo qua l'asola con il filo, con le catenelle e poi continuare la lavorazione con i cristallini. A dopo. Ragazze, ho finito di inserire i cristallini laterali, guardate come è venuto. Avete visto, ho optato per la variante un cristallino sì e uno spazio libero, quindi ero partita con cristallini in ogni maglia bassa sottostante, invece poi mi sembravano troppo appiccicati e ho fatto con lo spazietto. Un po' di considerenti: se lavorate poche maglie basse come abbiamo fatto qua di lato, che abbiamo messo solo 2 in questi spazietti, il lavoro tenderà a stringersi ai bordi. Potete farne 3 se lo volete che non si chiude così e che la striscia centrale in questo modo, vedete, viene un po' in rilievo, che è un effetto molto bello. Però se lo volete più o meno che rimane largo anche sui bordi, dovete fare più maglie qua, tipo 3 invece di 2 come abbiamo fatto noi in ogni spazietto. E questo, se invece lo volete uguale a questo, fatelo leggermente più lungo, ma di poco, di tipo mezzo centimetro, perché c'è la tendenza a stringersi il lavoro quando si lavorano quando si inseriscono i cristallini, perché vedete l'inserimento fa nel modo che vengono un po' più stretti, diciamo, uno vicino all'altro. Qua ho fatto l'asolina, che l'ho fatta ieri sera, è leggermente da un lato, ma non fa niente. Qua invece ho lasciato lo spazio
e un po' di filo per inserire questa perla che verrà qua, e poi farò la chiusura, farò le foto e vi pubblicherò il video. Questi sono i prossimi progetti, un po' di abbinamenti di colore vi voglio far vedere. Questo è il filo Lumina 9 di Tesland, e anche questo. Vorrei provare a fare come ho fatto questo braccialetto con lo stesso filato per tutta la lavorazione. Ok, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto al prossimo e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono i miei progetti, tutto quanto, fatemelo sapere, mettete un like, iscrivetevi e grazie veramente di tutto. Al prossimo, arrivederci.